In particolare Margareta Schwarz avremo modo di averla come docente domenica pomeriggio e invece Werner Smith è il nostro ospite a sorpresa. Va bene. Okay, so we're going to do a little exercise first to make sure your brains are still working after lunch. Facciamo un po' di esercizio per essere sicuri che il nostro cervello funziona ancora dopo pranzo. So for this you will need to talk to the other people who are sitting in the same row as you. Quindi probabilmente vi servirà fare coppia con qualcuno che ha le vostre stesse capacità. And what I would like you to do is to think about all of the good reasons why we might want to work with straw. Vorrei che pensasse a tutte le buone ragioni per cui lavorare con la paglia. And also think about if there are any bad reasons, any reasons why we might not want to use straw. Magari pensate anche alle ragioni per cui non lavorare con la paglia. Okay, so think about the positive ones first, Pensate for more prima time, because there aren't so many negative ones. Pensate soprattutto a quelle positive e prima di tutto a quelle positive anche perché sono di più. So, what time is it now? Oh yeah, 20 past 3. So we'll do that. We'll have about just 5 minutes, not too much, just 5 minutes to talk to each other about what you think the good things and the disadvantages might be of working with straw, okay? Quindi ci prendiamo 5 minuti per parlare in coppia di queste cose qui. I will. How do you... Ah.
So, who's got some positive reasons why we might want to build with straw? Chi vuole tirare fuori le prime ragioni positive? Anybody? Yes? Sicuramente per ridurre l'inquinamento. To reduce pollution. Okay, can you tell me a little bit more about what you mean by that? Se poteste essere un po' più precisi. Ridurre il consumo di cemento che oramai diventa un business inquina molto. Avoiding cement, the use of cement. Okay, so reducing pollution because you're using this instead of something that is a greater pollution. Yeah. Sia per produrlo che quando lo metti. It's not only about producing cement, but also the fact that it pollutes the environment when you use it for the building. Yes. Great, thank you. The guy in the yellow shirt, you were going to say something. Cosa? Facilità per reperire materiali. It's very easy to find the material. Easy to find the material. The good smell. Good smell. Okay, yes. Let's just have one from each person. Uno da ognuno. Hang on, this guy here. Yes. Il rendimento termico, dice lui, perché è fresca d'estate e calda d'inverno. Who's built a straw house already, or straw something? Is it quick to build? Is it? Yes. Aspetta, ha chiesto se è stato veloce veramente, se qualcuno ha mai costruito una casa di paglia o un muro di paglia o qualunque cosa di paglia, se l'ha trovato veramente veloce. È veloce se siamo in tanti.
Can we just not have a conversation this way, but this way? Chiedevo prima la produttività giornaliera di un operaio per concludere non solo l'infilaggio delle palle, ma anche la loro stabilizzazione. There's a lot behind this question. So, the number of bales that one person can do in a day is completely dependent on the simplicity of the design and the experience of the person doing it. Dalla semplicità del progetto e dall'esperienza della persona che lo sta facendo. So, for instance, we did a project in April where we were only able to lay just over 4 bales a day. Per esempio abbiamo realizzato un progetto ad aprile in cui abbiamo messo in opera solo 4 balle in un giorno. So that's an average, which isn't just the number of bales, but it's the dressing, the making halves, the laying them in the wall, the making of the hazel, the putting of the plate on top, and the compression. So with all those jobs, the average over the job was only just over 4 bales. 4 balle al giorno, però stiamo considerando il lavoro completo, che è quello che abbiamo visto stamattina, cioè la preparazione della balla, la messa in opera, anche compreso il tetto e quindi compresa la compressione. But on a project that we designed, so that was a project that we did not design. Però questo era un progetto che non avevamo disegnato noi. On a project that we design with the optimum simplicity, a professional can do 10 bales in a day. Ma con un progetto ben disegnato come quelli che facciamo noi, molto semplice, possiamo arrivare anche a una decina di balle in media al giorno. So, that's talking about people who have experience. E stiamo parlando di persone che avevano anche esperienza. So if you're talking about people who do not have experience, you can imagine that that time will grow. Quindi il tempo aumenta se le persone ovviamente non hanno esperienza. Also, the straw walls of a house only represent 16% of everything that you have to do to build a house. Non solo, ma mettere in opera le balle rappresenta solo il 16% del lavoro complessivo che dovevi fare per tirare su una casa. So, everything else is the same as any other house. Tutto il resto non cambia molto da una casa tradizionale. So, you need to be careful with thinking that it's quick. Quindi attenzione a pensare che sia più veloce del solito, del tradizionale. So the people who work with us as self-builders, on average, take 2 years to build one house. Mediamente ci vogliono comunque 2 anni per costruire una casa di paglia in autocostruzione. If a builder who was experienced and was to build the same house, they could do it in 4 months. Un tecnico esperto può fare forse la stessa casa anche in 4 mesi. So this question is relative. Quindi è tutto relativo. Relativo. Diagram of thermic situation. It's the thing. Yes. In a special way, in this latitude of south of Italy, then we need massive wall to add the delay in the time of the peak of temperature. So is that a negative? Is that Questo è un punto negativo di quelli che volevi tirar fuori?
Okay, this is not the moment to ask this question. Non è il momento, magari più tardi. Okay, È importante, sì, sì. it's a good question, but this is not the time for that question. We need to just focus on this for now. But we'll make sure it's on the list because it's a good question about thermal mass compared to insulation. È la questione dell'equilibrio fra massa termica e potere isolante. C'era un'altra domanda, forse Herman? Has anybody else got some good reasons why we might want to build with straw that we haven't said already? Un'altra ragione che non abbiamo detto magari, positiva? Mm-hmm. Okay, so teamwork. Lui prima? What we tend to forget about, what mainstream contractors forget about, is this aspect of working together. It's a good point because if we feel engaged with what we're doing, we will do a better job. Questo è un aspetto molto importante perché se ci sentiamo impegnati in qualcosa, se ci crediamo, le probabilità che il lavoro venga meglio sono molto più alte. One of the problems with construction at the moment is that the vast majority of people are disenfranchised from it and disempowered by it. Il problema nel settore dell'edilizia oggi è che molte persone sono distaccate dall'idea e si sentono anche disarmate dal sistema. So that at the moment most of the people in this room would not be able to go and work on a building site. Perciò che molti di noi credono di non essere capaci di stare su un cantiere. And yet my experience of working on building sites with straw and natural materials has been tremendously good fun and rewarding. Per la mia esperienza, costruire case in paglia è stato anche un grandissimo divertimento. And part of why I choose to work on a natural building site, but I choose not to work on an ordinary site, is for this reason. Forse questa ragione, l'aspetto sociale, è proprio il motivo per cui io ho scelto di non lavorare in cantieri tradizionali. And I think if the industry wants to understand why we have such poor quality buildings that don't last, part of the answer lies here in the process of building itself. Quindi anche persino l'industria dovrebbe arrivare a capire che se oggi abbiamo un alto numero di edifici pessimi e che non durano, uno dei motivi è proprio questo. So, on our building sites, we try to create consciousness and awareness about what we're doing. Perciò che cerchiamo di creare consapevolezza e una certa coscienza durante questi workshop. And through focusing and paying attention, we are able to achieve an enormous amount that people find unbelievable. È perciò che semplicemente concentrandoci e facendo attenzione riusciamo a realizzare un sacco di cose che la gente comune, a cui la gente comune non pensa nemmeno. So yes, thank you for that. Quindi grazie per il punto. Any more? Yes. Rispetto al cemento o altri materiali.
Okay, so we would call that low embodied energy in technical language. Low embodied energy. Yeah. Quindi è basso impatto energetico. Sì? A favore. Yeah, the earthquake question, it's an elastic and very light. Okay, let's just think about these two things a minute. Does everybody understand what we mean by low embodied energy? Tutti capiscono che significa un basso impatto energetico? Sì. Yes, no? Is this about the same question? Less energy when you build it and less energy when you live in the house for heating the house. Yes, but one of the features of most natural materials is that they have low embodied energy. So they are not very processed and they are not transported long distances. Sì, quindi basso impatto energetico significa che c'è una bassa energia, un basso consumo di energia per processare il materiale, ma anche per trasportarlo sul sito. So they're local and unprocessed, which is all part of this. Okay. Yes. Yes, and why is that a good thing? Perché è buona secondo te un'alta traspirabilità? No, perché lo consideri un vantaggio. Cioè, la risposta sarebbe, per me sarebbe, vabbè, il punto è, sì, è evidente, è ovvio. È più alta la qualità della, come si chiama, benessere. Okay. Yes. So breathability is to do with health. It's to do with Quindi the sì, la traspirabilità c'entra con la breathing salute. atmosphere inside the building. È la qualità dell'atmosfera che c'è nella casa. It's also to do with the health of the material to prevent mold and condensation. E quindi, come diceva lei, anche la capacità del materiale di prevenire muffe o funghi. Yeah. Okay. Anything else? Yes? L'importanza che si è dato finalmente a quello che ci offre la natura, senza andare a facciarci la testa su prodotti chimici o quant'altro. Quindi tirare fuori. Yes, it's natural. So all of these come together. And the thing about a natural product is that we can grow it, we can use it, and when we're finished, it can go back to the earth again. Che sia naturale vuol dire quindi che entra dentro il ciclo, perché lo possiamo coltivare, possiamo costruire la casa e possiamo
in teoria lasciare che poi quella paglia ritorni alla terra. So it has that natural cycle that all organic things have. E quindi, come tutti gli esseri viventi, appartiene a un ciclo naturale. Whereas something unnatural like cement starts off as a natural material and then it becomes very processed and becomes something unnatural that does not go back to nature. Al contrario del cemento, che invece è fuori da questo ciclo, viene processato e diventa qualcosa di non naturale e quindi non può ritornare alla terra, ma la inquina. Because it's generally, if you've got something that doesn't require a lot of energy input to make it, so if it doesn't need energy to make it, and it doesn't need energy to move it, or only small amounts, it's going to cost a lot less. Quindi un altro degli aspetti positivi è il costo ridotto, perché ha a che fare con l'energia, perché se non abbiamo bisogno di energia né per produrre la balla né per trasportarla, ovviamente avrà anche un costo minore. Yes. Yep. Yes, it's good for absorbing sound, so sound insulation we call it. Yes, that's a great one. It goes with this one as well. It allows you to solve problems easily. So far, in the hundreds of buildings I've worked on, I've never come across a problem that I could not find a solution to with straw. Questo è un aspetto che va insieme all'aspetto, credo che abbia indicato quello sociale. In effetti non mi è mai capitato di non riuscire ad elaborare una soluzione nuova o creativa a un problema che ho incontrato sul cantiere. Some of the solutions have been ridiculous and have cost a lot of money, but we've always found a way to deal with a problematic design. A volte abbiamo dovuto spendere qualcosa di più per risolvere un problema, ma siamo sempre riusciti a risolvere anche i problemi progettuali. Rispetto alle variazioni che succedono in corso d'opera, rispetto al fatto che tu risolvi questo tema. Con uno portante non credo, lo chiedo se ci sia la possibilità. Quello in legno sicuro, perché è uno piccolo portante, ma questo non credo ci sia possibilità. Vorrei chiedere. We've had this question about earthquakes before. Yes, you can build them so that they work in earthquake zones, and the research has been done in California. There's lots of information on the internet about seismic research for straw buildings. C'è un sacco di informazioni in internet su questo studio che hanno fatto in California, e credo di poterti dire anche che ci sono stati fatti degli studi in Italia sul villaggio che hanno fatto all'Aquila, però magari ti informi tu. Hanno fatto un villaggio in paglia, di case in paglia, non sono portanti. Let's not get diverted here.
Cerchiamo di non divagare. Has anybody got anything else that we've not just mentioned? Cos'altro? Il materiale naturale? Non ho capito la seconda. Locale. Ah, l'abbiamo detto questa. Could we be quiet, please, because we can't hear the question? It's natural, it's local, it's renewable as well. Yes, so we've got natural, we've got local. We can grow it every year. So we've got lots of it. Lo possiamo produrre ogni anno, quindi avremo sempre grandi quantità a disposizione. Okay, let's now think about some of the reasons why we might not choose to build with straw. Pensiamo alle ragioni negative, magari per non costruire con la paglia. Yes? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so if it has to have a frame, then it's not worth doing in this area because there's not enough wood. Okay, and it's true that the old houses in this area are all made of stone and lime, aren't they? Tutte le case qui antiche sono fatte in pietra e in calce, giusto? Sì. And even the roofs are made of stone. E anche i soffitti, i tetti. So that's a very good point, is that there's no point in building with straw if either there is no straw in the area or everything else that you need to build with it is not available. È chiaro che quindi non conviene costruire in paglia in aree dove non è disponibile il legno, la paglia o qualche altro materiale naturale che ti serve, la terra per esempio. But there is one proviso to do with this question, which is that now in the 21st century building with stone is not enough. We also need insulation as well as mass. Però dobbiamo considerare appunto che rispetto al metodo tradizionale di costruzione, come dicevi tu, in Salento e nel sud, oggi non possiamo considerare sufficiente la pietra come si faceva anticamente, perché abbiamo bisogno di un'efficienza termica maggiore. Cioè c'è anche il costo che devi considerare per riscaldare poi una casa di pietra per tutta la vita, no? Non d'inverno. No, penso che questa questione riguardi una cosa che ha detto che tratteremo dopo, che è la differenza fra potere coibente e massa termica. Yeah, no, it's very different.
the stone and the straw work in very different ways, and we'll talk about that later. Parleremo più tardi del fatto del completamente diverso comportamento che ha la pietra rispetto alla paglia. Any other reasons why we would not build with straw? Vai, vai. Aumenta la possibilità dell'errore umano? No, per esempio magari la paglia, magari dice che non è stata concimata, invece magari non si è notata, quindi di fatto io mi scontro con l'immagine di incertezza legata alla lavorazione. Magari io non mi accorgo che una palla di paglia in mancia, quindi realizzo il mio muro, di lì a poco tempo quella palla di mancia poi mi rovina un po' intero. Quindi This is far too long. cioè, in una parola è un po' cioè oggi siamo circondati da materiali che stanno per certificati, no? Quindi, cioè, ma non tanto la certificazione, quanto le garanzie della stazione. So, there's a different building with straw bales, you probably have to face a margin of error and mistake that is not comparable to using a certified and industrial material, because maybe you can go and ask the guy if that was a fertilized straw and he says no, and maybe it is, or you have rot in the bale and you don't realize, or like that. You're more exposed and you're less, you don't have enough warranty. I think that your points are from somebody who has not yet worked with straw. Penso che questo è il punto di vista principale di chi in realtà non ha lavorato veramente con la paglia. Because those problems are imagined, they're not real. No, vabbè. Sì, ma non voleva dire te, in generale. Perché sono problemi probabilmente più paure immaginarie che problemi reali. So really what you're saying is standards protect us and there are no standards for straw. È vero che gli standard ci danno una forma di protezione e che non ci sono questi standard per la paglia. Whereas I would say standards limit us from using something as simple as straw. Ma io direi che gli standard ci limitano, ci vincolano all'impossibilità poi di usare un materiale proprio come la paglia, che è difficile da standardizzare. What happens if you find rot after you built the wall, after a while? Okay, we want to deal with this question of rot and mold because people get very worried about it until you have done the building. It's not such a big issue as everybody imagines. Parleremo bene di questo anche perché molti la vedono come quasi la principale preoccupazione, ma non è veramente un grosso problema come sembra. So first, everybody in this room is competent to check these bales and find out if they are moldy or not moldy before you work with them. Chiaro che adesso comunque ognuno di voi sarà invitato a controllare la balla per capire se riusciamo a capire noi stessi se una balla è valida o no. So you've seen how that is to do with common sense and using your own senses.
E vedrete come ancora una volta sarà una questione di mettere in pratica il buon senso. So then the only way that rot can come into your house is through a major accident. Quindi, valutando bene, l'unico modo in cui l'acqua può penetrare nei vostri muri è attraverso un grosso incidente di percorso. And in my experience of 20 years, the only problems I have ever seen to do with rot or mold in straw occurred because of problems during construction. Nel corso di questi 20 anni di esperienza, quello che io ho potuto constatare è che se mai è sorto un problema di marciume, la responsabilità era nella fase da ricercare nella fase di costruzione. So they're obvious problems. For instance, you have roofers putting the roof on who don't understand how important it is to keep the straw dry, and they leave the roof covering off. Per esempio, potrebbe essere colpa di chi ha costruito il tetto e il solaio e non ha capito l'importanza di mantenere una balla asciutta e magari l'ha lasciato scoperto il solaio e quindi ha lasciato scoperta la testa dei muri. Or another common way is to put the outside plaster onto the walls too late in the season so that it doesn't give weather protection through the winter. O l'intonaco è stato messo troppo tardi, quindi non è riuscito né ad asciugare bene né a fornire sufficiente protezione dagli agenti atmosferici. Other than that, it's actually very, very difficult to make these bales rot once they're in a well-designed straw bale wall. Quindi, considerate queste cose qui, è molto difficile che compaia del marciume in un muro ben disegnato e ben costruito. It could only happen through a major accident like a tree falling on the roof and making a hole for water to get through. Potrebbe capitare solo per grossi incidenti come un ramo o un albero che cade sul tetto, magari bucando la copertura. And there have been some problems with some of the early houses where the design wasn't as good as it should have been. È successo in una di queste case, di queste prime case, dove appunto che sono state costruite senza queste competenze o queste nozioni. So somebody who's not Se spoken qualcuno yet. che non ha mai parlato. Like mice in wall. Mm-hmm. Okay, very good question. I'm glad that's come up because everybody wants to know the answer. What about rats and mice? Sono contento che sia venuta fuori perché tutti vogliono sapere sempre che cosa succede con i topi e i ratti. You do not get rats and mice in a straw bale house any more than you get them in any house. Just because it's straw does not increase the risk. Non avrete topi o ratti in misura maggiore rispetto a una casa tradizionale perché la paglia non aumenta il rischio. Rats and mice like to live in cavities. They like spaces. They certainly don't like very solid, dense walls. They will live in the floor, in the roof, in preference to the wall. Ai ratti piacciono le cavità, perciò non sceglieranno un muro che è compresso e compatto, ma preferiranno il pavimento o il sottopavimento o il tetto. Quindi noi stiamo tranquilli anche per quanto riguarda il pavimento. What did he say? Yes. Termites. Do you have termites in Italy? I've not. Sì, formiche, rodilegno, tarli. They
they build straw bale houses in Australia where they have a big termite problem, and you use a termite cap on the foundation. Si costruiscono case di paglia anche in Australia, dove hanno un grosso problema con le termiti. Si costruisce una specie di tappo per le fondamenta. But to be quite honest, I don't know if termites like straw. I know they like wood, but I don't know if they like straw. Does anybody? Does anyone here know the answer? Qualcuno sa se le termiti o le formiche o altri insetti consumano la paglia come il legno? Forse i semi, ma non la paglia. Cioè fanno il formicaio dentro la parete, questo? Probably, yes. Any other? Oh yes, so you were asking first and then I'll come to you. Okay, so the cost of straw in the time that I've been working with it in the last 20 years has not increased. Abbiamo detto prima, il costo non è aumentato negli ultimi 15 anni. What was the second Abbiamo anche detto prima che c'è una enorme quantità di paglia che finisce al macero, no? Alla marcia. And at the very beginning, you remember I told you we had 5 million tons every year more straw than we know what to do with. So I think we're not going to run out of it either. In Gran Bretagna appunto ci sono 5 milioni di tonnellate che fanno questa fine, quindi è quasi impensabile che arriveremo a non averne più. Our demand for grain crops is far greater than our demand for straw. Il nostro fabbisogno di cibo è molto più grande del fabbisogno di paglia per adesso, rispetto al grano stesso che puoi coltivare su un campo. Oggi il fabbisogno di grano è molto maggiore del fabbisogno di paglia. So we're going to take 2 more questions and then we're going to move on. And you've had your hand up for a while. It's not going to affect the environment any more than it already does, because we don't have to increase the amount of straw. Quindi anche la questione di influire sull'ecosistema con le coltivazioni non si pone, perché non dobbiamo aumentare per adesso la produzione. Yes. Il vento? The issues to do with wind are engineering problems. They're not to do with the straw. And sometimes in areas where there's very strong wind, we have to think about that in terms of the design of the whole building. The design of the whole building. Di solito questo è un problema di tipo ingegneristico. Succede solo in casi rarissimi dove appunto siamo esposti a venti particolarissimi, di particolare intensità, di porsi il problema sul cantiere. Okay, one more question and we'll move on. Everybody wants. Who's got something very different? Volendo fare una stanza troppo costa, tipo uno
No. No, I would never use straw underground. It's No, not sensible. Non userei mai la paglia sotto il livello del suolo. Okay, we have to stop there because we'll go all night, all day with this. But I hope the questions that are coming up, what we're getting now is questions. It's not, these are problems. What the exercise was about is, what are the positives, what are the negatives? And what's apparent to me is that the biggest negative is not that there is a problem, it's that you don't know yet. You don't know the answers yet. It's your lack of awareness. Quindi, come vedete, tutti i problemi che abbiamo tirato fuori non sono senza soluzione, ma sono solamente connessi a una mancanza di esperienza o di informazioni. Quindi forse il problema più grande è proprio la mancanza di informazione, di consapevolezza. And this is the biggest reason not to build with straw, because you don't know enough about it yet. Forse la ragione più grande per non costruire in paglia oggi è che non ne sappiamo abbastanza. Okay, it's a difficult question, and it's not for now. We'll put it on the list and make sure we talk about it at some point. È una domanda molto difficile, anche per questa ci ritaglieremo un po' di tempo più tardi. Okay. Okay. What I wanted you to understand through that exercise is that there are lots of really good reasons for building with straw, lots of them, many of which are to do with environmental considerations and to do with accessibility, how easy it is for you to do it yourself. Quindi con questo esercizio volevamo provare che ci sono un altissimo numero di ragioni positive e molte hanno a che fare con l'ambiente e con la facilità di accesso, la disponibilità, la facile disponibilità di questi materiali. And I think that instead of saying quick to build, we should say possible to build. It is possible for you all to do it. Forse più che di velocità di costruzione dobbiamo parlare di possibilità di autocostruzione. It's not necessarily quick. And the reasons not to build, the main one is because there is no straw or the right materials. Invece per le ragioni negative, a parte quella che abbiamo detto quando un materiale non è reperibile, but after that, the main reason is just that you don't know about it enough. ma abbiamo detto forse il problema più grande è che voi non ne sapete abbastanza. Okay. Sorry, Barbara. You mean us, like all of us, or the ones who don't have experience? The ones who don't have experience. Sì. Chi non ha esperienza. Io pensavo dicesse in generale come l'essere umano non ha abbastanza esperienza, ma parlava di chi non l'ha mai fatto. Because of course I'm still learning as well. I still like a new challenge, and I still like to be able to learn how to do something new and different and better with straw. Ma persino io continuo a rimanere affascinata dalla possibilità di inventarmi soluzioni nuove ad ogni cantiere. Possiamo dire che unisce la propria immaginazione. So the only limit is your own imagination. Yes. Sounds like Star Trek, doesn't it?
Suona un po' come Star Trek, ma sì. Suona un po' come Star Trek, ma sì. Okay, there we go. Okay, so we're going to go back to just looking at some of these things that we've talked about now in a little bit more depth. These are some of the reasons why we would choose to use natural materials. So we're talking about natural materials now, not just straw, but all the other natural materials. Adesso quindi parliamo un po' più in dettaglio di queste ragioni positive, in generale che riguardano tutti i materiali naturali. But these relate to straw, so we've said these things. You can get them very close to where you're building. Queste riguardano la paglia, le abbiamo già dette, la possiamo reperire facilmente. They're strong enough on their own, without a frame, to build at least 2 stories, probably 4 or more. Werner's done, how many stories have you done, Werner? 4 stories without a frame. There you go. Possiamo realizzare facilmente senza alcuna struttura, una struttura portante persino di un edificio di 4 piani, come ha realizzato Werner. Straw is very durable. Our standard, when we design, is to build houses that will last a minimum of 200 years. La paglia è molto durevole, il nostro standard è considerare che la casa durerà almeno 200, le case che costruiamo noi dureranno almeno 200 anni. Because if we're accepting, as the modern industry accepts, that they're building houses that will last 40 years, that is not sustainable. Se consideriamo che l'industria considera buona persino la durata di 40 anni per alcuni edifici, vediamo che non è sostenibile un'edilizia come questa. I've often been working on a straw bale building site in view of houses that were built in the 1970s that are being knocked down because they're not fit for purpose anymore. Mi è capitato di dover assistere alla demolizione di case costruite negli anni 70 perché non erano più sicure. Whereas buildings like this are hundreds of years old. Mentre un edificio come questo è vecchio secoli. So we used to have the knowledge of how to build durable buildings. Quindi dobbiamo acquisire la conoscenza che permette di costruire edifici durevoli. And pretty much everything that has been built from 1940 onwards has a short life. Più o meno tutto quello che è stato costruito dagli anni 40 in poi ha una vita breve. So we need to ask ourselves what that's about. Quindi poniamoci le domande giuste. So I'll talk about fire resistance in a bit and sound. We know that straw buildings are very cost effective. Part of why they're cost effective is because it is possible to do it yourself. Andiamo oltre la questione del materiale ignifugo e acustico, fonoassorbente, e arriviamo alla questione dei costi. Uno dei motivi per cui conviene costruire una casa di paglia è perché te la autocostruisci. It's a simple way of building, which means that a lot of people can be involved in it who don't have to be skilled and specialized builders. Le persone che costruiscono case di paglia non devono essere necessariamente qualificate. And it creates beautiful buildings that you want to touch. E in genere le case che vengono costruite così sono meravigliose anche al tatto. So, you probably know these statistics, but about 22% of
all the energy produced in the world, that's a lot, is used to make and move construction materials. Circa il 22% dell'energia prodotta nel mondo è usata per produrre o trasportare materiali da costruzione. So that's the processing and the transportation. Takes an enormous amount of energy. Quindi la produzione e il trasporto portano via un'enorme quantità di energia. So if we can change that, change the processing, change the miles of transportation, we're going to make a big impact on that 22%. Quindi se possiamo cambiare queste due variabili avremo una fortissima riduzione dell'impatto ambientale. If we make cement, 1 ton of cement, making cement releases 1 ton of carbon dioxide, greenhouse gas, into the atmosphere. Una tonnellata di cemento produce 1 tonnellata di CO2 nell'atmosfera. So if we can stop using cement altogether in our buildings, we've saved all of that greenhouse gas from being released. Quindi se potessimo smettere di colpo di utilizzare tutto questo cemento, ci sarebbe un enorme vantaggio per l'atmosfera. And if we make and use 1 ton of straw in our houses, that 1 ton stores nearly twice as much carbon dioxide. And it stores it in the building for as long as the lifetime of the building. Al contrario, se considerassimo di utilizzare 1 tonnellata di paglia per costruire una casa, riusciremmo a conservare, ad accumulare all'interno dei muri circa 2 tonnellate di CO2 per tutta la durata di vita della casa. So especially if we're making buildings that have a long lifespan, 200 years, we're going to be storing carbon instead of releasing it. Quindi pensiamo al fatto che più anche è dura la vita dell'edificio e più CO2 riusciamo a catturare nell'edificio. So these are some of the materials that we use. The bales of straw that you're familiar with. Quindi questi sono i materiali. Coppiced hazel. Hazel may not be that local here. Do you have another material that would grow here instead of hazel? Forse i pali di castagno potrebbero sostituire il nocciolo. Yeah. Yes. Chestnut is a good alternative. Yep. So there's usually some cheap, locally available wood that grows nice and straight that you can use. L'importante è che sia un legno di media qualità e che sia reperibile in loco e che sia dritto, da cui si possono fare dei pali dritti. Per i vigneti si usa il castagno, credo. Si usava, ora si usa il cemento. So together with straw and hazel, we might use sheep's wool. Do you have any sheep around here? Per l'isolamento potremmo anche utilizzare la lana. Avete allevamenti di pecore da queste parti? Okay. Sheep's wool is a very, very good insulation because it works even better when it's wet. Did you know that? La lana è un perfetto isolante e lavora persino meglio quando è bagnata. Whereas the foams and the fiberglasses stop working if they get wet. Mentre al contrario la fibra di vetro e la schiuma smettono di lavorare quando sono bagnate. We would use timber that comes from a sustainable source, so we know that more trees are being planted than are being cut down. Cercheremo di utilizzare legno che proviene da una produzione sostenibile, cioè
alberi che vengono ripiantati dopo essere stati tagliati.